Avete mai pensato a come si produce l'acciaio che usiamo ogni giorno? Beh, c'è stata un'epoca in cui una singola invenzione ha letteralmente forgiato il futuro. Oggi parliamo di un gigante silenzioso della rivoluzione industriale. Stiamo parlando del forno Martin Siemens, anche noto come forno a suola aperta. Preparatevi a scoprire come un'idea geniale ha cambiato il mondo. Prima del Martin Siemens, produrre acciaio di qualità era un'impresa difficile e molto costosa. Il famoso convertitore Bessemer era veloce, ma non permetteva un grande controllo sulla qualità e richiedeva principalmente ghisa liquida. Serviva qualcosa di meglio. Ed ecco qui che entrano in gioco Carl Wilhelm Siemens e Pierre Emile Martin, con la loro intuizione rivoluzionaria, cioè recuperare il calore, sì, il recupero di calore o rigenerazione. Immaginate di poter utilizzare il calore che altrimenti andrebbe sprecato, ed è esattamente quello che faceva questo forno. Vediamo come funzionava questa meraviglia ingegneristica. Il forno Martin Siemens era una struttura imponente, rivestita di materiali resistenti al calore, e al suo interno c'era la suola dove il metallo veniva fuso. Ma il vero segreto erano le camere laterali, i rigeneratori, pieni di mattoni refrattari disposti come una scacchiera. Il processo era ciclico e a dir poco geniale. Esaminiamo cosa accadeva o cosa accade in questi forni. In una prima fase l'aria e il combustibile venivano fatti passare attraverso un set di rigeneratori già incandescenti. Questo li preriscaldava a temperature elevatissime prima ancora che entrassero nella camera di combustione. Qual era il risultato di tutto ciò? Una fiamma potentissima che fondeva ghisa, rottami e calcare. In una seconda fase, invece, i gas combusti, roventi, chiaramente roventi, non venivano sprecati, uscivano dal lato opposto del forno e passavano attraverso l'altro set di rigeneratori, cedendo il loro calore ai mattoni e riscaldandoli. Dopo circa 15-20 minuti il flusso veniva semplicemente invertito. Così i rigeneratori appena scaldati preriscaldavano il nuovo flusso di aria e combustibile, mentre l'altro set si ricaricava di calore dei gas di scarico. Questo ciclo continuo permetteva di mantenere temperature incredibilmente alte e costanti, fino a 1700 gradi Celsius. Questa è una temperatura cruciale per trasformare la ghisa grezza in acciaio di qualità, rimuovendo le impurità con l'ossigeno e la scoria prodotta dal calcare. Il processo più lento permetteva di analizzare campioni e regolare la composizione chimica dell'acciaio, producendo leghe di qualità superiore per le nuove applicazioni. E inoltre era in grado di produrre enormi quantità di acciaio in una singola colata, accelerando la produzione di massa per l'industria. Il forno Martin Siemens ha dominato la scena per decenni, diventando il pilastro dell'industria siderurgica mondiale. Oggi è stato in gran parte sostituito da processi più veloci come il convertitore ad ossigeno, definito BOF, e i forni elettrici ad arco, chiamati EAF. Ma la sua eredità è tutt'altro che dimenticata. Il principio del recupero di calore è fondamentale anche oggi in tantissime applicazioni industriali. Il Martin Siemens non era solo un forno, era una dimostrazione di come l'ingegno umano possa ottimizzare le risorse e spingere in avanti il progresso. Spero che questo viaggio nella storia dell'acciaio vi sia piaciuto. Se questo video vi ha illuminato, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi approfondimenti.